Impara a fare l'amore veramente bene, significa che ti stai connettendo con la fonte che sta sopra, con la fonte divina, che sei più o meno puro, che non sei fuori dalla strada maestra, che in questo caso invece è quella giusta. Vuol dire che non stai dando l'energia a tutto quello che stai probabilmente vedendo in giro per il mondo, che non è proprio similitudine di luce, perché lo avrai notato sicuramente, e se non l'hai notato ti invito a farlo. L'energia su cui loro stanno spingendo in questi ultimi anni e in questi ultimi mesi in maniera esagerata e anche visibilmente, ribadisco, se non l'hai notato, prova ad estraniarti e osservarlo, è quello di manipolare per ultima l'energia più potente di cui tu sei in possesso, che è l'energia sessuale, che è quella dalla quale tu sei stato creato e arrivato. Poi tu abbia figli o meno, è sempre l'energia più forte, la quale si può continuare il genere umano o con la quale si può fermare e arrestare il genere umano. Quando riesci a capire veramente che cosa vuol dire fare l'amore con il tuo partner, allora arriva l'orgasmone e arriva proprio la botta, il che vuol dire che ti sei connesso con l'astrale, il che vuol dire che hai fatto un percorso in cui ti sei ripulito, e questo video è proprio la conclusione del percorso molto gustoso e poco palloso, sperema, come si dice in romagnolo, di come fare ad arrivare a questo punto. Si dice spesso che quando si guarda un film basterebbe guardare la fine per capire di che cosa parlava il film, un po' come dicono che succeda nel momento in cui noi lasciamo questa dimensione fisica e che c'è questa sorta di film che ci passa davanti dalla nostra vita con i momenti salienti dai quali riusciamo a capire nel momento in cui passiamo di là, nell'aldilà, che cosa avremmo potuto fare meglio e che cosa abbiamo fatto bene. E quindi questo video conclusivo ti dà proprio dei flash velocissimi di che cosa è stato trattato in questo corso di come fare l'amore divinamente, la divina mente, la mente che si stacca e che diventa una parte divina, si attacca al divino che sta sopra. Il corso è stato suddiviso in 4 moduli, ci sono diversi video per moduli, ci sono anche delle meditazioni gratuite che puoi scaricare andando sotto dalla descrizione, cliccando il link. Sempre sotto nella descrizione, nello stesso link, troverai anche un file dal titolo Pensaci, riflessioni, per appuntare le illuminazioni che ti sono arrivate, perché quando si va dentro di noi arrivano sempre le illuminazioni, perché la mente va a farsi un giro, a prendersi uno spritz e rimane piano piano solo la tua essenza, chi sei veramente tu. Trovi tutto nel link a baco sotto. I punti salienti che sono stati trattati sono quelli che fanno assolutamente più paura all'essere umano, ed è quello che tiene ancorato l'essere umano all'idea di fare l'amore con un orgasmo che magari dura, quando c'è, 3-4 minuti, quando in realtà se riesci a scavare dentro, come ho detto all'inizio, l'orgasmo diventa un orgasmone, perché ti sei connesso al divino, alla tua parte astrale, e non c'entra niente l'orgasmo fisico. Allora lì cambia il famoso chip, fai il click, il passo avanti come dicono in spagnolo, e la vita riesce ad affrontare la vita in maniera diversa, non solo quando sei in orizzontale. I punti che fanno strapaura all'essere umano sono: numero 1, si è trattato della morte, che è quella con la quale li hanno fregati durante la pandemia. È stata la prima prova per vedere quanto sei assoggettato dalla paura di morire. Il che non vuol dire che ti fiondi a 200 km/h contro mano in autostrada, no. Ricordati che tu sei di passaggio qui, questa vita è una prova, quindi se hai paura di morire, quindi sei amante del controllo, non riesci a fare l'amore divinamente. Numero 2, la legge del minor sforzo, il che vuol dire che tutto quello che nella tua vita ti crea situazioni difficili, ti fa arrancare e rende tutto complicato, non è una prova perché sei sadomaso, perché ti piace soffrire, è proprio la strada che ti sta dicendo:
Guarda il cartello divieto di accesso, non ti infilare lì perché ti incasini ad aiosa. Sono le cose fluide. È chiaro che all'inizio non è tutto fluido e non è quel tipo di fluido al quale magari starai pensando, ma che le cose, una volta che hai sfondato il muro, le cose cominciano a girare. Tutto quello che crea resistenza, fatica, ti fa ancora più stare nella parte umana terrena, ancorato in basso, e quindi non riesci a fare l'amore divinamente. Numero 3. Amare come la fonte. E il Vangelo, la Bibbia e tutti gli altri testi sacri, ammesso che siano veri o ammesso che non siano veri, sono comunque delle similitudini che qualcuno ha scritto, che ci voleva far arrivare, perché sono degli insegnamenti stratosferici, sono sempre stati lì davanti a noi, indipendentemente dal fatto che uno creda o no, ma sono la soluzione di tutto. Quindi amare come la fonte non vuol dire il perbenismo, che è quello che probabilmente, se non cambiamo rotta, ci fotterà assolutamente, perché anche Jesus, quando gli davano contro, si arrabbiava assai. Quindi amare come la fonte vuol dire, certo, aiutare, essere presenti, ma anche nel momento in cui c'è da mettere il fermino o da tagliare, taglia, fai un passo indietro, non ti fare calpestare, perché il perbenismo non è amare come la fonte. Amare come la fonte, stare sopra nella strada, esserci, aiutare l'altro, ma quando bisogna metterci il fermino, fermare. 4. Essere devoto all'amore, e lo starai sicuramente vedendo in giro, e se non l'hai ancora visto ti invito veramente a guardare con occhi staccati diversi che cosa sta succedendo, perché è chiaro che in questo momento essere devoti all'amore, essere devoti alla luce è la cosa più difficile. Siamo arrivati agli ultimi sgoccioli, perché il male, il buio, Lucifero, l'angelo caduto dal cielo, insieme a tutti gli altri angeli caduti dal cielo, sono esattamente in mezzo a noi. Quindi non svendere la tua luce, non svendere la tua anima. Ricordati di essere devoto all'amore, ricordati di essere devoto alla luce, no alle tenebre, che sono assolutamente in mezzo a te, in mezzo a noi in questo momento. Attenzione. Benvenuto sul canale di Nob, che è un acronimo creato originariamente per stare ad indicare che non esiste solo la cosa più gettonata, ovvero Not Only Barcellona. Quando sono andata a vivere a Barcellona, ho scoperto che c'erano degli altri luoghi meno gettonati e sicuramente anche più belli, con tutto rispetto per Barcellona, anche se la gente sta fuggendo ora da Barcellona. Da questo acronimo poi Nob, che assomiglia molto a Blob, è arrivato Not Only Bag, il progetto che ho creato nel 2019, prima che arrivasse la pandemia, della borsa del lasciare andare che viaggia, dove dentro c'è tutto quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo orora. E da lì Not Only Bullshit, cioè non solo cazzate, tradotto dall'inglese, riuscire a vedere oltre. Tradotto questo acronimo in un'unica cosa, l'uno, il mondo invisibile. Se sei una persona che ha capito che dobbiamo leggere l'altra realtà, che è assolutamente parallela, che dobbiamo scoprire i loro messaggi che sono costretti a comunicare, che dobbiamo riuscire a scorgere il mondo invisibile dal quale arriviamo e che è anche in questo momento nella tua vita, allora sei sul canale giusto. Ben arrivato o ben ritrovato. 5. Il matrimonio interiore, perché è il vero matrimonio interiore, che in parte si può scorgere anche nei momenti in cui si fa il matrimonio, proprio quello reale, che sia in comune o che sia in chiesa, è quello delle energie maschile e femminile nel momento in cui fanno l'amore, che si riconoscono, perché siamo parte di un uno, che sono interscambiabili, in che non vuol dire ancora una volta l'interscambiabile del mondo terreno, che da uomo posso diventare donna e che da donna posso diventare uomo. No.
le energie si riconoscono e si danno la possibilità di non stare nei ruoli prestabiliti per fare l'amore divinamente e riuscire ad avere l'orgasmone astrale divino. Ultimo punto, distruggere forse l'incantesimo umano più difficile, perché di incantesimi l'essere umano ne ha diversi, ma uno che lo fotte sempre è quello della dualità, della parte buona e della parte cattiva che sono insita in noi. Scegliere a chi dare l'energia, riconoscere chi in quel momento sta parlando o sta agendo l'energia, la parte, la dualità, la metà positiva e negativa, e scegliere chi è che deve comandare, chi deve stare al servizio di chi. E nel momento in cui riesci a capire che la dualità è il tuo incantesimo, Biancaneve per esempio, che si trasforma da qualcosa in qualcos'altro, scegliere chi vuoi essere, e una volta che riconosci la dualità che fa parte dell'uno sopra, perché noi arriviamo tutti da lì e questa vita è banco di prova, riesci a fare l'amore divinamente con il tuo partner, avere l'orgasmone e connetterti così alla tua parte astrale. Se vuoi approfondire il discorso dell'energia sessuale, qui sul canale trovi altri 2 video secondo me molto interessanti. Uno che ha fatto un botto di visualizzazioni e vanno tutti lì, e l'altro che ne ha fatto un po' di meno e alcuni vanno lì, ma al di là delle visualizzazioni sono informazioni su come riuscire a fare in modo che la tua energia sessuale, la più potente, non venga data in mano a loro, ma che sia tu il padrone della tua energia sessuale, e di come imparare a utilizzarla anche nella tua vita in verticale, perché l'energia sessuale non si scatena solo quando sei in orizzontale con il tuo partner o la tua partner, maschile e femminile. Ti puoi ovviamente iscrivere alla newsletter frizzante, trovi sempre il link nella descrizione. Niente tampinamento ossessivo, solo condivisioni di informazioni. In più trovi anche sempre nella descrizione la guida gratuita di Beirut, Libano, perché in tempi non sospetti ho vissuto per quasi 2 anni in Libano. Il Libano è stata, altro che Barcellona, una grandissima e continua a essere una grandissima lezione di vita, dove il mondo invisibile, ti posso assicurare che se hai, guarda, mi vengono i brividi, gli occhi per vederlo, per riconoscerlo, ti apre le sue porte ogni 5x2, la famosa porta di Matrix. Apri la porta giusta se sei pronto e se sei pronto di vedere. E anche la guida di Miss Beirut, la guida che stavi aspettando da sempre, la trovi qui sotto. Lascio qui un video sulle cose del Libano che ancora non conosci e che dovresti conoscere proprio per aiutarti sempre più a vedere il mondo invisibile che ti tende sempre la mano.